Quando Giuseppucci si unisce alla batteria di Abbatino, ha qualche anno in più degli altri componenti. Questo elemento di fatto, oltre a un innato carisma, lo fa presto assurgere a leader del gruppo. Più che da criminale d'azione, forse per quell'occhio rovinato in un incidente stradale, preferisce muoversi da stratega, organizzatore, uomo che crea e tiene i contatti di un certo livello. Ed alcune conoscenze, alcune situazioni le conosce solo lui e le tiene per sé. E nel mondo criminale, essere a conoscenza di troppe cose ti rende un bersaglio. Insieme con Abbatino e compagni decide di dedicarsi al business del momento, i rapimenti, meno rischiosi e più lucrosi delle rapine. A tal proposito, la prima dritta arriva proprio da Giuseppucci. Roberto Giansanti conduce una vita senza sfarzi. Unica eccezione, una villa che sta costruendo per sé e la propria famiglia. Giuseppucci aveva notato quella costruzione e si era fatto due conti. Più di una volta aveva seguito Giansanti presso un maneggio, dove giungeva a bordo di una Fiat 124 Spider gialla. Parcheggiava la macchina con il retro contro un albero, così da nascondere la targa, e si piazzava in piedi per alcuni minuti davanti al cofano, per coprire anche il numero di targa anteriore. Giansanti, pur distrattamente, lo aveva notato a causa di quell'occhio di vetro. 17 maggio 1977. In via Franco Sacchetti a Roma, zona Montesacro, Giansanti rientra a casa a bordo della sua Alfa Sud color salmone. Appena disceso in garage con la macchina, inizia l'azione di parcheggio nello spazio a lui riservato, quando i rapitori gli giungono alle spalle a bordo di una 125. Uno rimane al volante, gli altri tre balzano dalla vettura e trascinano Giansanti fuori dall'auto. In realtà, i quattro sono venuti per rapire il figlio, un bambino che è anche nipote di un facoltoso imprenditore agricolo. Lo scopo è di colpire contemporaneamente due famiglie agiate, ma un banale scambio di auto familiari porta a seguire il bersaglio sbagliato. Accortisi dell'errore e sapendo che un gioielliere come Giansanti potrebbe essere organizzato per rispondere, decidono di colpirlo con un bastone e con il calcio della pistola, fracassandogli la testa, mentre lo narcotizzano e gli gettano un cappuccio in capo, caricandolo in auto. All'aggressione assiste un vicino, Luigi Oliviti, di 54 anni. Non capendo cosa stia accadendo, cerca di intervenire. Uno degli assalitori si gira di scatto e gli urla: «Fermo o ti ammazzo!». L'auto fa retromarcia con una manovra piuttosto difficile e riguadagna subito la strada di via Sacchetti per sparire ben presto in una via laterale. Giansanti ha problemi di salute e da lì a breve doveva essere operato a Houston per un aneurisma. Scattano le ricerche e gli appelli. Il test Oliviti viene ascoltato più volte dal dottor Elio Cioppa, capo della sezione antisequestri della questura. Alt. Questo nome, Elio Cioppa, risulterà nelle liste P2 di Licio Gelli. È paradossale che chi doveva controllare i sequestri fosse collegato al venerabile, cioè a colui che con i soldi dei sequestri dei propri affiliati, i marsigliesi, organizzava campi di addestramento paramilitare e ungeva le maglie della giustizia. Perché la P2 era già dentro il sistema di giustizia romano, avvocati, magistrati, uomini delle forze dell'ordine. E Giuseppucci già era stato graziato per quella vicenda della roulotte in cui reggeva le armi di non si sa chi. Questa notte agenti di polizia di una volante del secondo distretto hanno individuato una roulotte che già in passato aveva attirato l'attenzione delle forze di polizia. Poiché i sospetti erano divenuti più consistenti, si è deciso di controllare l'interno della roulotte stessa. Nella perquisizione sono stati rinvenuti 7 pistole, un mitra, alcuni passamontagna, dei guanti di gomma e 2 bottiglioni di cloroformio. Forse qualcuno già protetto dalla P2.
7 luglio 1977. Giansanti viene liberato all'1 in via Giuseppe Libetta, al quartiere Ostiense. Il giovane indossa ancora l'abito blu che aveva nel momento del sequestro. Sono passati 52 giorni dal rapimento. 52 giorni sempre sotto una tenda, su di una brandina, mani e piedi legati, orecchi chiusi da tappi di cera e da una cuffia per l'ascolto della musica, occhi oscurati da cerotti. Dopo pochi giorni gli occhi hanno iniziato ad emettere pus. Perde 10 kg. Lo lasciano su di un prato. Lui si riprende dal narcotico, sente l'erba sotto le mani, si toglie i cerotti dagli occhi. Poi cerca aiuto da alcuni passanti, ma nessuno gli risponde, nemmeno ai citofoni delle case vicine. Nessuno, forse per paura, vuole avere a che fare con quell'uomo strepitante. Poi in lontananza scorge una gazzella della polizia, a bordo della quale vi sono anche dei giornalisti che lo riconoscono. È la fine di un incubo. Rapito il 16 maggio scorso sotto la propria abitazione nella zona di Montesacro. È stato rilasciato dai suoi rapitori la notte scorsa in un altro quartiere di Roma, all'Ostiense, dopo il pagamento di un riscatto che si aggirerebbe intorno ai 400 milioni. La banda aveva chiesto 5 miliardi, ma si era poi accontentata di soli 350 milioni. Giansanti racconterà in un'intervista del 2015 come dal vivo i personaggi mitizzati della banda della Magliana avessero un altro spessore. Racconta: una volta la polizia venne a fare un sopralluogo nei pressi del posto in cui ero detenuto e ricordo la paura che si presero i miei carcerieri. Mi misero una pistola alla tempia per non farmi parlare. Erano terrorizzati e la cosa mi lasciò di stucco. Non facevano che menarmi per dimostrarmi quanto fossero cattivi e spietati. Poi, appena sentivano una sirena, anche a distanza, che passava da quelle parti per caso, se la facevano letteralmente sotto. Fremevano. A sentirli parlare, facevano quasi tenerezza. Discutevano di come avrebbero poi speso i soldi ottenuti con i sequestri. E sentivi quelli di Roma che facevano gli spacconi, essendo gli altri totalmente sprovveduti. Erano talmente terrorizzati che emettevano continuamente rumori posteriori. Una volta chiesi a uno se per caso stesse male e mi rispose che io non potevo neanche immaginare la paura che aveva addosso. Si capiva che c'era dietro un'organizzazione quando sentivi parlare continuamente delle disposizioni date da un certo Oto. Dopo il mio rilascio ho scoperto che probabilmente si trattava di Amleto Fabiani. Quando mi rapirono, mi massacrarono di botte. Ero convinto che non ne sarei mai uscito vivo. Ho sempre cercato di capire chi fosse l'uomo che ogni volta che mi sentivo male mi assisteva con cura e garantiva la mia sopravvivenza. Questa persona era l'unica del gruppo che si mostrava molto paziente ed umana con me, al punto da rassicurarmi ogni volta che stavo male, dicendomi che se mi fossi aggravato mi avrebbe caricato lui personalmente su un'auto e mi avrebbe lasciato davanti a un ospedale. Se non fosse stato per lui sarei morto di stenti. Poi, grazie a Dio, il mio rilascio. Seppure il rapimento non ha avuto gli esiti economici progettati, è comunque andato a buon fine e spinge il gruppo di Giuseppucci Abbatino a cercare una seconda opportunità. E questa si presenta poco dopo.